Il morbillo, una malattia virale altamente contagiosa, ha segnato la storia della salute pubblica con alti e bassi. Nonostante i progressi nella prevenzione e nel controllo, il morbillo rimane una sfida globale. In questo video, esploreremo la storia del morbillo, la sua situazione attuale e le strategie per combatterlo. L'origine del morbillo può essere rintracciata in tempi antichi, dove le descrizioni di una malattia caratterizzata da febbre e eruzione cutanea si fanno strada attraverso i testi storici che risalgono a oltre 1000 anni fa. In quei tempi remoti, la malattia veniva spesso identificata con nomi diversi, riflettendo la mancanza di consapevolezza sulla sua natura specifica. Tuttavia, è solo nel XIX secolo che la medicina cominciò a gettare luce sulla vera natura del morbillo. Grazie agli sviluppi nella comprensione delle malattie infettive, i ricercatori riuscirono a identificare il morbillo come una infezione virale. Questo passo significativo nella conoscenza della malattia aprì la strada per futuri progressi nella sua prevenzione e controllo. Prima dell'avvento del vaccino contro il morbillo, la sua diffusione era incontrollata e spesso scatenava epidemie devastanti. Bambini e adulti erano altamente vulnerabili, e gli esiti fatali non erano rari. L'assenza di una difesa specifica lasciava le comunità vulnerabili a ondate periodiche di malattia, con conseguenze devastanti per la salute pubblica. La scoperta del vaccino contro il morbillo ha segnato una tappa fondamentale nella storia della medicina, rappresentando una delle vittorie più significative nella lotta contro le malattie infettive. Nel 1963, gli Stati Uniti introdussero il primo vaccino contro il morbillo, segnando l'inizio di una nuova era nella prevenzione di questa malattia altamente contagiosa. Il vaccino contro il morbillo ha suscitato un interesse immediato in tutto il mondo, e la sua rapida diffusione è stata incoraggiata da organizzazioni internazionali, governi e operatori sanitari. Le campagne di vaccinazione di massa che ne sono seguite hanno giocato un ruolo cruciale nel contenere la diffusione del virus e nella protezione delle comunità. Grazie a questi sforzi congiunti, molte regioni hanno sperimentato un declino drammatico dei casi di morbillo. I programmi di immunizzazione di successo hanno dimostrato la potenza e l'efficacia della vaccinazione di massa nel prevenire le epidemie e nel proteggere le persone dai gravi effetti collaterali associati al morbillo. Tuttavia, nonostante i successi iniziali, il morbillo non è stato completamente eliminato in tutte le regioni del mondo. Ciò è in parte dovuto a sfide come la mancanza di accesso ai servizi sanitari, la resistenza alla vaccinazione in alcune comunità e le interruzioni nei programmi di immunizzazione, fattori che richiedono un impegno continuo per garantire la copertura vaccinale universale. Nonostante i trionfi iniziali nella lotta contro il morbillo, la malattia persiste come una sfida persistente in molte parti del mondo. Uno dei principali ostacoli alla sua eradicazione è rappresentato dalla mancanza di uniformità nelle coperture globali del vaccino, consentendo al virus di mantenere una presenza costante. In diversi paesi e regioni, le coperture non sono omogenee, con comunità e popolazioni che rimangono vulnerabili alla diffusione del morbillo. Questa disuguaglianza nell'accesso ai vaccini può essere causata da varie ragioni, tra cui limitato accesso ai servizi sanitari, disinformazione sulla sicurezza dei vaccini e conflitti che ostacolano la distribuzione dei vaccini. Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento preoccupante dei casi di morbillo in alcune aree del mondo. Questo fenomeno è alimentato da movimenti contrari alla vaccinazione, che diffondono informazioni errate e promuovono la paura nei confronti dei vaccini. Questi movimenti, noti anche come anti-vax, minano gli sforzi delle autorità sanitarie nel promuovere la vaccinazione di massa e nel raggiungere l'immunità di gregge necessaria per fermare la diffusione del virus. Inoltre, carenze nei programmi di immunizzazione possono essere attribuite a interruzioni nei servizi sanitari, instabilità politica o risorse finanziarie limitate. Questi fattori creano un ambiente favorevole alla persistenza del morbillo e ad altri focolai di malattie infettive. Il morbillo è molto più di una semplice malattia caratterizzata da febbre e un'eruzione cutanea. Al di là della superficie, questa infezione virale può scatenare una serie di complicazioni gravi, rendendola una minaccia significativa per la salute individuale e pubblica. Tra le complicazioni più gravi associate al morbillo, la polmonite è una delle principali preoccupazioni. L'infezione può diffondersi ai polmoni, causando infiammazione e compromettendo la capacità del corpo di fornire ossigeno ai tessuti. La polmonite associata al morbillo è una delle cause principali di mortalità legate a questa malattia.
Un'altra complicazione temibile è l'encefalite, che coinvolge l'infiammazione del cervello. Questa condizione può portare a gravi danni neurologici e, in alcuni casi, alla morte. I bambini piccoli e coloro con sistemi immunitari compromessi sono particolarmente vulnerabili a queste complicazioni, rendendo fondamentale una protezione efficace attraverso la vaccinazione. Riconoscere l'importanza della vaccinazione diventa cruciale non solo per proteggere l'individuo, ma anche per preservare la salute della comunità nel suo complesso. La vaccinazione non solo riduce il rischio di contrarre il morbillo, ma contribuisce anche a interrompere la catena di trasmissione del virus, proteggendo coloro che non possono essere vaccinati, come i neonati troppo piccoli per ricevere il vaccino. La prevenzione attraverso la vaccinazione è un pilastro fondamentale per ridurre il carico di malattie associate al morbillo e mitigare le sue gravi conseguenze. L'educazione pubblica sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini gioca un ruolo essenziale nel promuovere la partecipazione alle campagne di immunizzazione e nell'assicurare un'ampia copertura vaccinale. Solo con uno sforzo collettivo nel riconoscere e affrontare le complicazioni del morbillo sarà possibile proteggere la salute di individui e comunità. Il morbillo rappresenta una sfida persistente nella storia della salute pubblica. Dalla sua scoperta all'introduzione del vaccino e alle sfide odierne, il morbillo ci insegna che la prevenzione è essenziale. Attraverso un impegno globale e un'azione concertata, possiamo sperare di un giorno vedere il morbillo eliminato e ridurre al minimo le sofferenze associate a questa malattia.